Oggi vorrei parlare di un elmo che sicuramente è tra i più iconici dell'esercito romano, l'elmo imperiale gallico, che, come facilmente si può desumere dal nome, viene utilizzato in età imperiale. Infatti l'imperiale gallico nasce grosso modo nelle ultime decadi del I secolo a.C. e rimane in uso fino alle prime decadi del II secolo d.C. Eppure va detto per correttezza che quest'elmo risulta talmente tanto funzionale che tutta una serie delle sue caratteristiche si possono riscontrare in alcuni elmi di secoli successivi, oppure in alcuni elmi che si sviluppano grosso modo contemporaneamente ad esso, ma che rimangono in uso per più tempo, come ad esempio l'imperiale italico. In questo filmato, per prima cosa, parleremo della struttura, della funzionalità e dei materiali con i quali era costituito quest'elmo e grazie a Res Bellica, che come sempre saluto, riuscirò a mostrarvi una riproduzione di una delle sue sottotipologie, l'imperiale gallico A. Nella seconda parte del filmato parleremo del come mai in ambito romano, ma in generale potremmo dire in tutto l'Evo antico, si passerà progressivamente da elmi di bronzo ad elmi di ferro. Come mai avviene questo cambiamento? E nell'ultima parte di questo filmato invece parleremo delle origini dell'imperiale gallico, cercheremo di capire quando, come, perché quest'elmo è nato e sostanzialmente capiremo anche perché si chiama imperiale gallico. Come sempre, prima di cominciare, invito chi non l'avesse già fatto ad iscriversi al canale ed ora immediatamente addentriamoci nella storia di questo gioiello dell'equipaggiamento difensivo dell'esercito romano. L'elmo imperiale gallico nasce in età augustea e, come abbiamo già detto, è probabilmente uno degli elmi più iconici del legionario romano. Nella sua prima sottotipologia, l'imperiale gallico A, che qui possiamo osservare in una riproduzione, poteva essere realizzato o in ferro o in bronzo stagnato, sia per un vezzo estetico, sia probabilmente anche per salvaguardarlo dall'ossidazione. In generale, però, tutte le altre sottotipologie successive di imperiale gallico, con l'eccezione dell'imperiale gallico I, realizzato in leghe di rame, saranno realizzate in ferro, con il bronzo che andrà a costituire le bordature o degli elementi di decorazione. Le caratteristiche strutturali dell'imperiale gallico sono delle paragnatidi falciformi, anatomiche, avvolgenti, ancor più anatomiche di quelle del Montefortino, un paranuca molto ampio, a ventaglio, e una tesina frontale che era applicata alla calotta, una tesina che è presente in tutte le sottotipologie di imperiale gallico tranne nell'imperiale gallico B. La calotta oltretutto è completamente liscia e tondeggiante e a differenza di quella del Montefortino non è provvista di apex. Un elemento che però è sicuramente il più caratterizzante in assoluto di questa tipologia di elmo sono questi due sbalzi presenti nella parte frontale a foggia di sopracciglia, che sicuramente dovevano avere una valenza estetica, ma forse anche quella di ulteriore elemento di rinforzo della parte frontale dell'elmo. A volte oltretutto si presentano con al di sotto degli sbalzi minori a forma di occhi. Come tutti gli elmi dell'epoca, anche l'imperiale gallico era portato con un'imbottitura interna, in vimini oppure in feltro, che era estesa non solo alla calotta, ma anche alle paragnatidi. Portato in questa maniera, l'imperiale gallico veniva assicurato con delle fettucce che passavano attraverso delle anelle poste sul paranuca e che si andavano ad assicurare o all'interno delle paragnatidi, all'interno di anelli posti qui, oppure all'esterno, fettucce assicurate all'esterno sulle borchie che sono presenti sulla parte esterna appunto delle paragnatidi. Tutti gli elementi presenti nell'imperiale gallico sono pensati per cautelare, per proteggere il suo portatore da tutta una serie di colpi, ma anche per proteggerlo da una serie di stress fisici che potevano derivare non da colpi diretti subiti. Ad esempio, la tesina frontale
che sicuramente doveva tutelare il volto e il naso del combattente da colpi spioventi dall'alto verso il basso e tutelare anche la struttura dell'elmo da questi ampi colpi che potevano essere portati sia dalle lunghe spade dei Galli sia dal gladio ispanico stesso, poteva avere anche un'altra funzione, quella di elemento d'appoggio per lo scudo, quando in condizioni di pressione lo scudo veniva portato ammortizzando il suo peso sulla gamba, sulla mano che lo impugnava, sulla spalla, ma anche sulla fronte dell'elmo. Altresì l'ampio paranuca a ventaglio poteva avere non solo la funzione di proteggere le spalle e il collo del combattente da colpi spioventi dall'alto verso il basso, ma anche quella, portato in maniera molto serrata, di inibire il movimento all'indietro del collo con la sua superficie molto ampia. Questo per salvaguardare le vertebre cervicali dal colpo di frusta che poteva essere conseguente a delle sollecitazioni frontali che potevano arrivare sia da colpi sia da situazioni di compressione e di spinta in formazioni serrate o reagendo a dei cunei, a delle formazioni d'attacco molto compatte portate avanti dagli avversari. Un tema molto interessante che merita di essere approfondito e che oltretutto non è esclusivo dell'esercito romano ma trasversale alle panoplie dell'Evo antico è il passaggio progressivo dagli elmi in bronzo a quelli in ferro. Gli elmi in bronzo in realtà verranno abbandonati in epoca relativamente tarda, eppure è evidente che da un dato momento in poi gli elmi in ferro li surclassano da un punto di vista numerico. E sebbene il mito del ferro, quale materia prima molto più performante del bronzo, sia duro a morire, in realtà i fatti poggiano su basi molto più complesse e articolate. Come ha dimostrato infatti il celebre archeologo e metallurgo britannico Ronald Talcott, utensili realizzati in bronzo risultano essere mediamente più performanti di utensili realizzati in ferro battuto e riescono grosso modo ad avere la stessa resa di utensili realizzati in acciaio, perlomeno nell'acciaio che poteva essere prodotto nell'Evo antico. La problematica relativa al bronzo è in realtà di motivi economici e poggia sul fatto che il bronzo non si trova in natura, ma è frutto di una lega di rame e stagno. Viene da sé che per realizzare un utensile in bronzo ci vuole il doppio del tempo di quello che serve per realizzare un utensile solo in rame oppure un utensile in ferro, poiché bisogna procurarsi il rame e lo stagno, fonderli, ottenere il bronzo, fonderlo nuovamente ed ottenere l'utensile desiderato. Oltretutto c'è anche un altro aspetto da tenere in considerazione. Una delle due componenti della lega, lo stagno, non era sempre di facile reperibilità. I Fenici avevano addirittura stabilito delle rotte commerciali per importare nel bacino mediterraneo lo stagno delle isole britanniche, che infatti erano note nel Mediterraneo con il nome greco di Cassiteridi, isole dello stagno. La fluttuazione della reperibilità e di conseguenza del prezzo dello stagno portava a volte alla creazione di leghe a base rame che avevano una percentuale di stagno relativamente bassa, tagliata con altri metalli meno nobili e che risultavano in bronzi evidentemente scarsi e poco performanti. Oltretutto c'è anche un altro aspetto da tenere in considerazione. Una volta plasmato, un oggetto in ferro è oggettivamente più facile da riparare di un oggetto in bronzo. La prima cultura che riuscì a sviluppare degli altoforni in grado di lavorare il ferro in Europa in maniera ottimale, tanto da ottenere dell'acciaio lavorato a pacchetto, quindi con più stratificazioni, furono gli Etruschi, ma il primo popolo che realizzò in Europa degli elmi in ferro furono i Celti. La nascita di un elmo come l'imperiale gallico in seno all'esercito romano può essere interpretata come una sorta di inversione di tendenza. Infatti, negli anni precedenti, la necessità crescente di armare numeri sempre maggiori di combattenti in vista delle campagne transalpine di Cesare aveva portato in auge una tipologia di elmo, potremmo dire, diametralmente opposta all'imperiale gallico, il Colus Mannaim, un elmo molto economico costituito da una semplice calotta di bronzo a volte provvista di un paranuca minimale, qualcosa evidentemente di molto diverso da un elmo così complesso e ben strutturato come l'imperiale gallico.
Come la maggioranza degli elementi propri della panoplia del legionario, anche l'imperiale gallico nasceva dalla mutuazione di un oggetto straniero, che i romani avevano fatto proprio, ma affinato e modificato grazie al loro ingegno per venire incontro alle necessità dei loro combattenti. Il modello di riferimento è un elmo celtico, per la precisione gallico o elvetico, conosciuto come elmo Port dal suo primo luogo di ritrovamento in Svizzera. I soldati di Cesare, incontrando quest'elmo nei loro avversari, gli riconobbero una struttura evidentemente molto funzionale e lo fecero proprio, per poi andare in età augustea a modificarlo, andando ad ampliare il paranuca e andando a fornire l'elmo di una struttura più solida nella parte frontale. Di fatto, tutti quegli elementi che nel port sono abbozzati, il paranuca e il rinforzo frontale, nell'imperiale gallico fioriscono. Va detto però che proprio la tesina applicata alla parte frontale e il paranuca a ventaglio sono due elementi che erano già presenti in un altro elmo noto ai romani, l'Agenau, l'ultimo di una lunga serie di elmi bronzei di fattura italica. Quindi potremmo dire che a buon diritto l'imperiale gallico è un elmo che nasce da una coinè celto-romana, un elmo che è parimenti frutto dell'ingegno gallico e dell'ingegno romano. Termina qui questa puntata dedicata all'imperiale gallico e se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.